Ciao ragazzi! Allora, oggi siamo qua e ho deciso di fare questo vlog su qualcosa di un po' più particolare del solito. E ho deciso di raccontarvi le 5 esperienze più assurde in cui mi sono ritrovata da quando sono qua a Los Angeles. Ho fatto questa lista delle top 5 delle cose più assurde che mi sono successe. Numero 1. Sicuramente una delle cose più assurde che mi sono successe è stato scoprire che il terreno dove l'Academy sorge era parte degli studios originali di Charlie Chaplin. E questo è stato una grande scoperta, no? Mi ha impressionato. La cosa che però mi ha davvero lasciato un po' perplessa è stato il fatto che pare che all'interno dell'Academy ci sia questo fantasma di nome Charlie che si diverte a comparire ogni tanto in aule o all'interno di questi appartamenti, e più di una persona ha testimoniato di aver visto una figura di una persona con un cappello nero, di un uomo abbastanza basso con un cappello nero, a girarsi per i corridoi della scuola o per il salotto. Un mio amico, tra l'altro, quest'anno ha una prova fotografica di questa cosa, quindi quando ci ha mostrato questa foto siamo davvero rimasti esterrefatti. Ho condiviso questa cosa con alcune persone che studiano qua e mi hanno confermato che persone di anni precedenti hanno visto la stessa cosa ma non l'hanno mai fotografato, quindi abbiamo anche la prova materiale che c'è questo fantasma Charlie che si aggira per la scuola. Mi piacerebbe un sacco vederlo perché queste esperienze un po' paranormali mi hanno sempre affascinato, però per ora Charlie non si è ancora manifestato, quindi vediamo, vi terrò aggiornati se nel futuro lo fa. La seconda cosa più assurda che mi è successa lo scorso weekend. Da quando sono arrivata qua a Los Angeles io non avevo ancora visto una persona famosa sulla strada e mi dicevo, perché tutti i personaggi famosi e importanti abitano qua in California, soprattutto a Los Angeles, e io non ne ho ancora incontrato neanche uno? Beh, venerdì scorso sono andata al cinema. Sono andata all'Arclight, questo cinema bellissimo che si trova su Sunset Boulevard, e uscendo dal cinema mi giro e vedo questa ragazza semplicissima con una camicia di flanella e dei leggings e degli stivaletti uscire dal cinema insieme a me. La guardo bene e dico, ma io questa l'ho già vista da qualche parte. Poi la guardo meglio e dico, questa è Kesha. Si è resa conto che l'avessi riconosciuta, non ho voluto fermarla perché mi sono resa conto che era un pochino... si sentiva un pochino a disagio e non voleva essere riconosciuta, quindi l'ho guardata, c'è stato un attimo questo sguardo di intesa del tipo, so chi sei. E lei mi ha guardato tipo, grazie per non averlo detto. 12 ore più tardi sono andata al Melrose Market con Bella, McKenna, Tessa, diciamo il nostro gruppo, e ero lì che mi aggiravo per i mercatini di questo flea market, mercatino vintage di Los Angeles, uno dei più famosi, dove si sa che nei weekend le star bazzicano lì intorno. Ed ero lì a fare un po' di shopping vintage, che come sappiamo è il mio punto debole, e a un certo punto vedo davanti a me niente meno che Lana Del Rey. La reazione che ho avuto con Lana Del Rey è stata un po' meno contenuta di quella che ho avuto con Kesha, perché sono una fan di Lana Del Rey, e allora tipo ho iniziato a impazzire, faccio alle mie amiche, oh mio Dio, ma quella è Lana Del Rey, ma com'è possibile, c'è Lana Del Rey davanti a noi? E allora ho iniziato a seguirla. Ups, sì, sono colpevole di averla seguita come una fan pazza, però da lontano non se ne è resa conto, quindi dai, questo mi ha dato un po' di speranza, non sono ancora del tutto fuori di testa. E poi diciamo che ero lì con le mie amiche che la filmavo da lontano e insomma ero molto imbarazzante, e faccio a McKenna, io non ho il coraggio di fermarla, di andarle a chiedere una foto, un autografo, un qualcosa, e lei fa, non ti preoccupare, lo faccio io. E allora McKenna è andata, è riuscita a fermarla e siamo riusciti a fare una foto insieme, abbiamo parlato, e è stata una delle cose più surreali di tutte, perché Lana Del Rey sa che vengo in questa scuola, sa che sono qua per recitare, e abbiamo avuto una conversazione di probabilmente 2 minuti sull'arte, sull'Academy, sui suoi concerti. Le ho fatto i complimenti perché insomma io l'ho già vista in concerto e mi è piaciuta molto, devo dire, era stata brava, e lei mi fa, sai, io ero un po' nervosa prima di salire sul palco, e io ero lì a consolarla del tipo, no, ma sei stata bravissima.
E ripensandoci dico, io ho avuto questa conversazione con Lana Del Rey che mi ha detto di essere stata nervosa, di essersi sentita nervosa prima di salire sul palco. Amazing. Aneddoto numero 3. Il terzo aneddoto è il primo frat party a cui sono stata. Io non vado in un college tipico, quindi qua non abbiamo sorority o fraternities, però c'è una mia amica che va alla UCLA e lei ha un sacco di amici che fanno parte di sorority e fraternity. Allora un giorno mi ha invitato me e i miei amici ad andare ad uno di questi frat parties. E posso dirvi che è stata una delle delusioni più grandi di tutte, perché insomma mi sembrava di essere un po' a una di quelle feste delle medie, quando mi ricordo che si organizzavano quelle prime discoteche per ragazzini, perché sì, c'erano degli alcolici, tipo degli sciottini di tequila o cose, o rum, vodka, cose del genere, però era tutto, diciamo, organizzato un po' alla buona. Poi magari io sono stata anche sfortunata, perché il frat party a cui sono stata invitata era a tema country, quindi beh, siamo andati lì con la giacca di jeans, la camicia di flanella per sentirci americani nel profondo, però la musica era tutta musica country e io non ce la faccio a ballare per tutta la sera musica country. L'highlight della serata è stata Taylor Swift e non ho nulla contro i fan di Taylor Swift, però diciamo che forse non è la musica che mi aspetto a un party. Quarto episodio più assurdo che mi è successo da quando sono qua è, diciamo, una cosa non troppo carina che ho deciso di raccontare per avvertire tutte le ragazze che sono qua in questa città o che pensano di venire qua, che bisogna sempre tenere gli occhi aperti. Los Angeles è una città enorme, una città piena di persone e non tutte le persone che abitano qua sono persone con delle buone intenzioni. Beh, diciamo che, come vi ho già raccontato, uno dei mezzi di trasporto più popolari qua a Los Angeles è Uber. Io e Bella un giorno abbiamo chiamato questo Uber e lo stavamo aspettando, mancava un minuto prima che l'Uber arrivasse davanti all'indirizzo dove l'avevamo chiamato e questa macchina si posteggia davanti a noi. Allora Bella va al finestrino e chiede is this for Bella? Perché più o meno ovviamente gli Uber vengono chiamati con nome proprio, quindi per assicurarsi che quello sia l'Uber di solito si chiede all'autista, no? E il ragazzo fa sì, entra pure. Allora io e Bella siamo entrate dentro l'Uber. Insomma, la situazione era un po' strana perché era una macchina molto disordinata e ho pensato, come mai una persona che fa il taxista ha una macchina così disordinata? C'erano un sacco di cose nel sedile posteriore. Abbiamo chiacchierato per più o meno 30 secondi, poi gli abbiamo menzionato l'indirizzo che avevamo messo e gli abbiamo detto dobbiamo andare lì. E lui non sapeva di cosa stessimo parlando, al che mi sono detta aspetta, c'è qualcosa di sbagliato. Com'è possibile che il nostro Uber driver non sappia qual è l'indirizzo? Perché ti viene segnalato all'interno dell'app. Quando chiami la macchina devi assolutamente mettere anche l'indirizzo di destinazione. Quindi insomma, semplicemente ho fatto 2+2, mi sono resa conto che la targhetta Uber mancava sul finestrino anteriore e siamo letteralmente uscite fuori dalla macchina saltando. Appena aperta la portiera ho detto no, tu non sei un Uber driver, e siamo scappate via. Non ci ha davvero portato per più che dietro l'angolo, nel senso stava girando l'angolo e proseguendo mi sono resa conto di questa cosa e siamo scese. Però è stato veramente un'esperienza che mi ha spaventato molto e insomma è una delle dimostrazioni che questa città è piena di persone con cattive intenzioni, quindi tenete sempre un occhio aperto. Il quinto aneddoto che voglio condividere è quando sono stata invitata dalla famiglia di Bella insieme a McKenna e Tessa a passare un weekend con loro a Palm Springs. Allora io sono assolutamente grata sia a Bella che alla sua famiglia che ci abbiano invitato, però la storia è curiosa perché è stata una di quelle situazioni in cui tu ti aspetti una cosa e quello che trovi è tipo 1000 volte di più. Allora Bella un giorno ci fa insomma mia mamma sta venendo a trovarmi, vi andrebbe di passare un weekend tutti insieme a Palm Springs? E ovviamente abbiamo detto sì dai, facciamolo, possiamo condividere un Airbnb, possiamo prendere un appartamentino, era una bella idea. E Bella ci fa no, non vi preoccupate, organizzo mia mamma, tanto anche lei vuole andare, andiamo tutti insieme.
Allora mi hanno detto ok, va bene, perfetto, tienici aggiornati. Arrivato il giorno, prendiamo la macchina e partiamo per andare a Palm Springs. Diciamo che ci siamo ritrovati davanti a questa casa che dava su questo campo da golf che sembrava davvero di essere in High School Musical 2. Non so se avete presente la scena in High School Musical con Zac Efron che si aggira per questi campi da golf idilliaci e canta disperato Bet on It. Beh, diciamo che era quella la situazione. Poi ho fatto 2+2 e mi sono detta ma aspetta, High School Musical 2 è stato girato a Palm Springs in effetti, quindi tuttora io sono convinta che secondo me quel posto dove siamo stati è effettivamente la location dove hanno girato High School Musical. Fatto sta che ovviamente io e Tessa, quando ci siamo rese conto di questa cosa, non ci siamo lasciate scappare l'occasione e abbiamo ricreato la nostra scena di Bet on It, che diciamo non è andata bene come la sua, però ci stiamo lavorando. Beh ragazzi, queste erano 5 delle cose più assurde che mi sono successe qua a Los Angeles. Sono sicura che ce ne saranno altre a seguire nel futuro, quindi vi terrò aggiornati. Nel frattempo, se vi è piaciuta la puntata, vorrei sapere anche a voi cosa è successo, vorrei sapere quali sono le cose più assurde che vi sono successe in vacanza o anche a casa vostra, qualche esperienza paranormale, incontrare qualcuno di famoso, insomma qualche cosa fuori dal normale. Allora io direi che ci teniamo aggiornati e ci vediamo alla prossima puntata.